O sole mio. Bella a tutti gamers e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio farvi vedere come realizzare un punch laser con 3 differenti metodi, ovvero il metodo beginners, il metodo intermedio e il metodo pro. E per assurdo il metodo pro è quello più semplice. Ma non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito. Per il metodo beginner utilizzeremo il FreeX Oscillator. Madonna, che pronuncia! Quindi come primo passo apriamo il 3X OSC. Una volta aperto il 3X OSC, scegliamo come nota C della quinta ottava. Poi azzeriamo il volume di tutti gli oscillatori tranne il primo. Come BPM io ho impostato 200 perché voglio un laser kick a 200 BPM, ma nulla vi vieta di farlo ai BPM che volete per farci per esempio un laser kick raw style o quello che volete. Poi aumentiamo il pitch range a 48. Copiamo il nostro pattern sul desktop, creiamo l'automazione del pitch. Creiamo poi un inviluppo del pitch in questo modo e già adesso siamo molto vicini ad un laser kick, ma giocando con l'inviluppo del pitch possiamo personalizzarlo a nostro piacimento. Adesso che abbiamo il laser punch, proviamolo con la coda di un mio kick. Adesso però per evitare che ci siano punti in cui la coda e il punch si sovrappongano creando degli strani artefatti, creiamo un'automazione del volume per il nostro laser punch. Andiamo quindi ad aprire nuovamente il nostro Tick che... È già il terzo video che faccio su questo dannato plugin, ancora non riesco a pronunciarlo, è veramente grave. Comunque, apriamo il nostro 3X OSC e creiamo un'automazione del volume. Se vi state chiedendo se i due layer, ovvero la coda e il punch, abbiano effetti, la risposta è sì, c'è soltanto un effetto su tutti e due i layer. Infatti tutti quanti i punch senza effetti sono stati mandati nel kick bus. L'unico effetto che c'è nella coda del kick è questo equalizzatore, dove ho alzato leggermente le alte frequenze. L'unico effetto che troviamo invece nel kick bus è un Fruity Wave Shaper, per comprimere al massimo il nostro kick mantenendo comunque i transienti, ovvero l'attacco del nostro kick, cosa che invece si perderebbe se utilizzassi un limiter classico. E il nostro livello beginner con il 3X OSC è pronto. Passiamo adesso quindi al livello intermedio con Serum. Iniziamo aprendo Serum. Successivamente utilizziamo la stessa identica nota che abbiamo utilizzato prima, ovvero C della quinta ottava. Successivamente selezioniamo la sinusoide come forma d'onda, impostiamo la randomness a 0 e creiamo direttamente nell'LFO1 l'inviluppo del pitch. Trasciniamo poi l'LFO1 sulla casella CRS e impostiamo questo valore a 90. Copiamo il pattern sul desktop e come prima creiamo un'automazione del volume per evitare sovrapposizioni estranee con la coda del kick. Facciamo poi la prova insieme alla coda del kick. E anche il livello intermedio è stato fatto. Passiamo adesso al livello pro con il kick 2. Badaboom! Perché dico che è il livello pro? Perché con il kick 2 ci vengono proprio bene questi laser punch. Non bisogna fare il minimo sforzo, vengono quasi da soli. E suonano molto bene. Quindi come prima cosa apriamo il kick 2. Utilizziamo la stessa nota di prima. Questa è la schermata che ci troviamo di default. Resettiamola e spostiamo l'inviluppo in questo modo. Ascoltiamo. Ho fatto soltanto una mossa e già ho un laser punch, ma aggiustiamolo un attimino. Aggiustiamo la frequenza massima di questo inviluppo.
Così può andare, ma aggiustiamo anche la lunghezza del nostro punch. Possiamo farlo sia con la sezione amp dentro il kick 2, altrimenti possiamo farlo con le impostazioni di FL Studio. Io onestamente preferisco automatizzare il volume direttamente da FL Studio. Quindi copiamo il pattern nella nostra playlist e creiamo l'automazione del volume. Infine, come prova finale, aggiungiamo la coda del nostro kick. Io ovviamente utilizzo un mio kick, ma voi potete utilizzare quello che più vi aggrada, quello che volete. Se avete un kick con una bella coda, basterà tagliarla e metterla subito dopo il laser punch. Siamo quindi giunti alla fine di questo nuovo video. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se questo video vi è tornato utile e se vi interessa in futuro un video molto più approfondito su come utilizzare Serum e il Kick 2, che sono tutti e due dei plugin molto validi. Soprattutto Serum, che ci si può fare addirittura anche il caffè con quel plugin, da tanto che è versatile. Quindi mi raccomando, se vuoi un tutorial su come fare il caffè su Serum, scrivilo qui sotto, sarai accontentato sicuramente. E ci vediamo alla prossima, Gabbers!